Ciao a tutti e ben ritrovati. Per l'avventura di questa sera, per l'indagine che andremo a rivivere e andrete a vivere con noi, dobbiamo ringraziare la nostra doc, Simona, che ci porta sempre in posti meravigliosi. Siamo questa sera al castello di Romagnese, il borgo di Romagnese che si trova in uno scenario naturale sulle colline dell'Oltrepò Pavese veramente straordinario. Quella sera, ragazzi, abbiamo sentito l'ululato dei lupi e per fortuna che per una volta non eravamo in un bosco. Il castello, ma ancor di più il borgo, sorge su un antichissimo accampamento legionario romano, risalente addirittura al 218 a.C. La data precisa della costruzione del castello non è riscontrabile, ma si sa che è stato costruito sulle rovine di una rocca difensiva voluta dalla famiglia Dal Verme, che in quel territorio aveva parecchi possedimenti. Rocca difensiva a sua volta costruita sulle rovine di una casaforte abitata da dei monaci del monastero di San Colombano. Il castello, che non ha effettivamente le sembianze di un castello classico come ce lo possiamo immaginare, possiede numerose stanze, bellissime stanze, uno scalone imponente, una torre, un'alta torre con il camminamento per le guardie e possedeva le prigioni, una sala delle torture e dei sotterranei. Ora, parte di questi ultimi sono stati murati. Noi abbiamo avuto accesso solamente ad una stanza, ad una piccola stanza che si presuppone fosse una parte delle prigioni e che oggi è adibita al locale caldaie. Voi direte come mai? Perché il castello di Romagnese è la sede del municipio del paese, nonché la sede di un importante museo di arte e di cultura contadina che contiene anche cimeli che riguardano la lotta partigiana di quelle zone. Per questa indagine noi dobbiamo assolutamente ringraziare il sindaco di Romagnese, il dottor Manuel Achille, che ha accettato questa proposta con una disponibilità immensa e con un'apertura mentale davvero sorprendente. Ci ha lasciati letteralmente le chiavi del castello. Quando ci siamo incontrati, quando ci siamo conosciuti e abbiamo parlato, ci siamo scambiati, come dire, qualche chiacchiera, poi lui è andato, ci ha letteralmente lasciati padroni del castello. Abbiamo vissuto una notte nel castello da veri signori del castello stesso. Dobbiamo inoltre salutare un ospite speciale, un ospite a sorpresa che quella sera si è aggiunto a noi nell'indagine, il biologo naturalista dottor Francesco Tomasinelli, collega di Simona, che si trovava appunto in quelle zone per motivi professionali e che Simona ha contattato. Francesco, mi permetto di dargli del tu, si è unito a noi alla cena e poi per parte dell'indagine, dando quel tocco di scetticismo che, ragazzi, dobbiamo ricordare occorre sempre in questo campo, nell'ambito delle nostre indagini. Quindi cosa mi resta da dirvi? Guardatevi e gustatevi l'indagine senza avere l'ansia e l'aspettativa di un riscontro. Vivetevi passo per passo questa indagine come le prossime a venire, cercando di gustarvi le emozioni, quelle che noi cerchiamo ogni volta di trasmettervi. Non è facile da fuori vivere quello che noi viviamo. Noi facciamo di tutto per trasmettervelo. Quindi mettetevi comodi in poltrona e buone indagini a voi. Ciao! Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, oggi location spettacolare, avete sentito un po' di storie da parte di Lara, quindi non aggiungiamo altro, però l'emozione è tanta. L'emozione è tanta e ancora una volta dobbiamo ringraziare la nostra grandissima pusher personale, Sì. Simona, che ci porta nelle magie dei castelli. Proprio Esatto. è fantastica, è fantastica. Bene, quindi adesso Matteo, invece che sei di solito o il capitano abituato agli scaforchi, Esatto. un'indagine in ciabatte. Di lusso in ciabatte. Esatto. Poi oggi abbiamo anche un ospite speciale, assolutamente scientifico, perché questo fa di mestiere, che si Ciao chiama... a tutti, io sono Francesco Tomasinelli, sono un biologo e questa sera mi sono ritrovato in questa avventura e sono molto curioso di vedere quello che succederà.
Benissimo, si è presentato da solo, meglio di così non poteva fare. È Quindi... la parte super scettica esatto, degli scettici. però noi abbiamo bisogno quella perché tanto i Esatto. fantasmi li trovano gli altri. Quindi... Abbiamo un altro ospite che voi conoscete bene. Ah, Sì, è giusto. vero. No, non scappare. Eccolo lì. Il nostro K2 a quattro zampe. Il nostro K2 a quattro zampe che avete visto nella stagione scorsa dentro i locali del museo. Niente. E quindi iniziamo. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno in questa dimora? Qui sulla scala? Sì, qua. C'è qualcuno qui? In bagno. Abbiamo messo uno strumento in fondo allo scorrimano. Se volete passare vicino, lui suona. E la solita, voi non lo sapete che cos'è? La pallina. Una pallina la vedete qua? Se si tocca si illumina. Quando si spegne potete toccarla. 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 Guarda. Toby si nasconde nelle gambe. Vieni pure Francesco, vieni pure su. Posso? Sì, sì, tranquillo. Così, insomma, stiamo uniti così almeno ci rendiamo conto dei rumori. C'è qualcuno qua? Se c'è qualcuno abbiamo una scatolina in fondo al corrimano o una pallina qui davanti a noi. Se ci passate brillano o suonano. È rimasto qualcuno in questo castello? Qualcuno che ancora cammina su queste scale, che ha vissuto qua? O fate un rumore. Invito di camminare qua perché? Aspetta, Se c'è qualcuno faccia un rumore doppio, così. Che c'è? Ho sentito ma qui Che cosa? uno sfregamento. Mentre facevi i botti. C'è quel... Shh, guarda, ferma. Puoi rifarlo? Puoi rifarlo per favore?
Ma che ti brillava il K2? Ah no, no, era il riflesso, No, scusa. riflesso. Sì. C'è qualcuno qui? Abbiamo sentito dei rumori. Forse ci siamo sbagliati. Siamo sbagliati. Siamo sbagliati. Siamo sbagliati. Siamo sbagliati. Ma se qualcuno li ha fatti, può rifarli per favore? Questo è Toby. Noi sappiamo che in questo castello sono passate tantissime persone, sia quando era in vigore come castello, sia quando era una casaforte con i frati. Ci sono stati i soldati, ci sono stati i partigiani, tante persone sono passate di qua. È rimasto qualcuno? Sensazioni? Hai delle sensazioni particolari, Francesco? Per adesso niente. Per adesso niente. Tu? No, tanto fa no. Ok. Qui mi sembra tranquillo. Tranquillo, sì. Cosa c'è? Ho visto passare una cosa qua sulla scala lì. Sulla scala? Sì, ma era tipo una bolla che passava. Non dico un orso perché magari è un riflesso degli occhiali. Abbiamo lasciato sulla scala, sul corrimano della scala, due strumenti. Una scatolina nera con un'antenna. Non fa niente se non suonare. Fa un rumore un po' fastidioso, ma suona e basta. Vi facciamo sentire come fa. Esatto. Non spaventatevi, ma ecco, se vi avvicinate fa questo rumore. Solo questo rumore, non fa niente. E poi sopra c'è una pallina. Quella bisogna... Boom. no, Ah, sei tu? Sì, sì. Ok. Quella è una pallina, bisogna spostarla però. Se si sposta si illumina. Ci vuole un pochino di energia. Un pochettino, non tanto. È Toby. Eh? No, è Toby, dico, sento Sì, tipo no, fiatare, sì, ma sì. per chi non lo sapesse i cani respirano. Toby è tranquillo? Non c'è proprio nessuno qua che vuole parlare con noi? Qualcuno che ha vissuto qui, che è passato qui? Matte è tranquillo là? C'è qualcuno in questa stanza? Questa è la stanza del consiglio comunale, però, come si vede, è stata tanto alto prima. Io volevo dire che ho la torcia a 86. Abbiamo appena cominciato. Sì. C'è qualcuno in questo stanzone? Adesso ci sono altre persone che lo frequentano giornalmente, ma è rimasto qualcosa di un tempo? Se sì, passate vicino agli strumenti che abbiamo piazzato.
Uno è qua e questo nero con l'antenna. E c'è una pallina, la pallina di prima è sul tavolino lì nell'angolo. Non c'è proprio nessuno qua, ma proprio nessuno in un posto così antico, dove sono passate tante persone. Nessuno ci vuole dire nulla? Volevo trovare qualche, non so, vuoi provare qualche strumento, vuoi provare... Qua non mi dice proprio niente. Andiamo magari su. Su dove? Al museo? Sì. Ragazzi, allora noi stavamo per uscire da questo posto per entrare poi nella parte secondaria. C'è stata un minimo di pausa e in quella pausa, come al solito, avevamo le telecamere spente, ma si è aperta la porta e questa porta pesa 1 quintale e non c'è aria, stasera non c'è aria, per cui voi state vedendo il video ma noi in un altro momento, ma noi siamo a giugno in questo momento, quindi c'è un caldo devastante. Si è aperta la porta. Puoi rifarlo? Io ero là dove c'è adesso Matteo e ho sentito tac. Puoi rifarlo? C'è qualcuno che ci ha seguito? O che ci sta seguendo? Cos'era? Hai sentito? Ok. Ah no, sono dei ragazzini. Ok, No, perché si è sentito... che spavento. si è sen- Ho sentito così e saranno stati dei ragazzini qui sotto. Esatto. Comunque prima io ho sentito un bugugno dalle prigioni. Davvero? Sì. Avevi la telecamera accesa? No, sono Ecco. andato lì apposta. Che sfiga. Però lì c'è dentro la caldaia, No, E c'è un rumorino di... si sente il rumorino... Proviamo a entrare, sì? a metterci qualcosa dentro. Che cosa? Magari la sua telecamera. Proviamo prima La sua telecamera. Potrebbe lasciare la sua telecamera, una terza telecamera. Come si chiama? Oh signore, il REMPod? Cosa faccio? No, portatelo. Io direi di lasciare una telecamera fissa qui nelle segrete. Ragazzi, allora, nelle segrete che Matteo adesso sta aprendo, ovviamente sono aperte, non le sta forzando, ci mancherebbe. Adesso c'è una caldaia, come potete vedere c'è una caldaia. Però un tempo c'erano le segrete. Per cui adesso magari piazzeremo una videocamera fissa, perché comunque qui c'è stato sicuramente del vissuto. L'unica cosa che devo cambiare, perché questo dopo 3 minuti si spegne. Allora, Matteo sta lasciando la telecamera nelle segrete, così abbiamo un terzo punto di vista. Vuoi lasciare la... Aspetta. Lascia la pallina, brava. Il RainPod che lo inquadro con la telecamera. Però il REMPod ci servirà su. Ti lascio la pallina. La pallina. Aspetta. Allora, visto lo scherzo che ci ha fatto la porta prima,
sembra essersi aperta. Allora noi adesso ci spostiamo. Matteo ha lasciato nelle segrete, nelle prigioni, quelle che erano le prigioni, la telecamera fissa con la pallina che si illumina. Noi adesso saliremo nella parte del museo, ma abbiamo voluto scostare leggermente la porta e lasciare quest'altra pallina che è uguale all'altra, ma adesso funziona. Vabbè, fa niente, Vabbè, comunque fa il niente. concetto è Il quello. nostro scopo non è tanto l'illuminamento perché noi adesso ci spostiamo, ma vedere se la pallina in qualche modo si muove. Adesso sì, adesso c'è. Adesso funziona. Adesso funziona. Vabbè, quindi se al nostro ritorno c'è qualche movimento, Avete sentito qualcosa? se i lupi, Sembrava nulla. i lupi. Ah, interessante. Cioè, nel senso interessante torna a questo. Mi sembravano i lupi. Sì, erano lupi. Prima l'assiolo, 3 assioli. E poi Ok, facciamo Ok. così. Mi spiace. Esterno, sul camminamento in alto della torre c'è un'altra telecamera, quella Full Spectrum, con un sensore che si accende se qualcuno passa e una pallina normale, inquadrata, che se per caso qualcuno la urta. Allora ragazzi, adesso stiamo entrando nella parte museale del castello e abbiamo messo sulla torre, come forse vi avevamo già accennato, anzi no, forse non l'abbiamo detto, comunque una full spectrum che inquadra tutto il camminamento della torre e poi adesso saliamo su e vediamo se abbiamo rilievi noi. Ecco, vedete, questi sono oggetti dell'epoca accuratamente predisposti per essere guardati dal pubblico. Qualcuno si vuol far sentire? Matteo è attirato da quando siamo qui da una bandiera. No. Sul secondo piano là. Sì, lassù c'è una bandiera partigiana, perché vi ricordiamo che qui sono anche morti dei partigiani, soprattutto in questa zona, non tanto in questo castello. Ecco, lì lasciamo un REM pod dove c'è Matteo e dove c'è la bandiera. C'è qualcuno in questa stanza? In questo salone? Sei tu? Ah. Se c'è qualcuno di sopra, il mio amico Matteo ha messo una scatolina nera con l'antenna. C'è qualcuno qui con noi? Può risponderci attraverso questo vocabolario virtuale? Sono io. C'è qualcuno? Ricordiamo ragazzi che questa applicazione non richiede l'uso dei microfoni e del telefono, quindi i vocaboli che usciranno saranno assolutamente a random. Se c'è qualcuno può interagire con noi attraverso questo mezzo? Vuol dirci qualcosa?
C'è qualche partigiano, qualche frate. Chi c'era d'altri? Membri della famiglia del verme. Il Poi, cane piange. cosa c'è? Toby si sta lamentando. Sì. Chi c'è vicino al cane? Non parla. Guardaroba. 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 Il guardaroba è su. Ci sta indicando Simona che è su. E dove c'è la bandiera? Sì. Interessante. Ragazzi, il guardaroba è su dove Matteo ha piazzato il rampod, giusto per la cronaca. C'è su qua. Abbassa la voce. Stiamo sussurrando. A chi stiamo dando fastidio? Cosa c'è nel guardaroba? Sono dei cimeli militari. C'è una parte dei cimeli militari. Dei cimeli militari. Ok. Ok. C'è qualche soldato? Qualche partigiano? Che qui, come dicevamo prima, hanno perso la vita tantissimi soldati partigiani a causa della seconda guerra mondiale. C'è qualcuno che ci vuole rispondere se c'è? Ci sono dentro. Oh, Sei dentro con noi? O è dentro una stanza del guardaroba. Vai nella dentro la stanza stanza del guardaroba. Cosa stai facendo lì? Ti stai nascondendo da noi? Hai paura? Noi non facciamo niente di male, stiamo solo curiosando. Non deturpiamo il posto che ci è stato affidato. Puoi anche uscire, non devi aver paura di noi. Esatto. Se esci, puoi trovare sulle scale una scatolina con un'antenna nera. Scusami, una scatolina nera con un'antenna. Se ci passi vicino può suonare. Almeno sappiamo che sei qua e che sei uscito dal guardaroba. Però è interessante che pochi secondi prima Toby è pianto. Sì, ma lo sta ancora facendo. È irrequieto Toby, sì. Fatti coraggio. Nessuno è qui a disturbare nessuno, siamo solo curiosi. Vedi adesso ancora. Cosa? Continua a fare riflesso, dai. Continua? L'avrei guardato di sicuro. Là c'è stato un riflesso e lì c'è stato un riflesso. Non so. Se ci stai ascoltando, fai un doppio colpo così, contro una parete, contro un muro, contro un legno. Errato. Errato. Non lo vuoi fare? È una richiesta che non puoi soddisfarci? Se no, dai 3 colpi. Così. Così non te lo chiediamo più. Vedi? Che colore? No. Era là. Non so se tu Matteo hai visto. Che cosa? Un riflesso. Magari il tuo orologio. Forse il mio orologio? Sì. Ma no, rifletteva là. Io muovo, Ah sì, l'ho visto. Non capisco È da il- dove arriva il riflesso. Il braccialetto di... Esatto. Il mio braccialetto? Sì. Ah, ok.
L'ho visto anch'io. Allora, per chi non l'avesse capito, hanno visto un riflesso sul muro, ma è il mio bracciale, che con la luce della torcia ha fatto riflesso. Ci vuoi dire qualcos'altro? Mi sposto perché c'è la luce vicino. Ci vuoi dire qualcosa di specifico? Così capiamo come muoverci? Scusa, adesso rifletti lì. Si è spostato lui magari. Guarda, sì, è proprio adesso è l'orologio su. Ah, Guarda. e quindi? Sì, certo, è l'orologio. Hai paura? Paura no, No. siamo tranquilli. Hai paura tu magari? Ti dà fastidio che siamo in mezzo a questi strumenti di lavoro? Giulia. Com'è? Giulia. Giulia? Ti dice qualcosa Giulia? No? Ha vissuto una certa Giulia qui dentro? Era la moglie? Martin. Martin. Martin? Sì. Un altro nome? Martin e Giulia, chi sono? Statua. Statua. Qua di statue non ce ne sono, ci sono dei cimeli. Ti dà fastidio la nostra presenza? Bene. Bene. Non riusciamo a capirti, se vuoi essere più esplicito o esplicita, forse è più semplice. Quindi c'è una Giulia qui? Ci stai parlando tu Giulia? O Martin? Questo è Toby? Sì. Telecamera. Stiamo riprendendo con una Stiamo telecamera. riprendendo? Sì. Non penso tu possa conoscere il termine telecamera, quindi mi sembra una frase un po' buttata fuori a caso. Puoi far muovere qualcosa? Ci sono tanti oggetti qua, anche il lampadario è molto grande. Prova a spostarlo se riesci, farlo ondulare. Ok ragazzi, proviamo qui una Ghost Tube, queste sono le segrete dove Matteo ha lasciato la telecamera fissa, voi ovviamente se qualcosa è successo l'avete già visto, però noi no, quindi siamo qui a verificare, il consiglio è stato di Simona e secondo noi ha dato un buon consiglio. C'è qualcuno qui dentro che ha sofferto, è stato rinchiuso qui dentro? Ripetiamo locale caldaie adesso questo ragazzi, Sì. quindi non ha nulla di quello che c'era prima se non i muri. Una finestrella proprio. Una finestrella per respirare. Se c'è qualcuno qua
può dirci qualcosa? Visto che c'è stata tanta sofferenza? Il Toby che sta mangiando. Non so cosa, ma... C'è qualcuno qui? Se sentite uno zio, ragazzi, è la caldaia, quindi... Sì, e sentite sgranocchiare È Toby. Toby che sta mangiando. qualcosa. Ha trovato Non so cosa sta stia mangiando, però... Ah, una Oddio, noce. sì, i resti di un uccellino. Infatti, Bene, te ne sei accorto? Te ne sei accorto? Chi c'è qua? C'è qualche prigioniero? Che purtroppo è ancora qui? ucciso. Ucciso. Chi è stato ucciso qua? È passata una macchina che la finestrella della prigione dà sul lato della strada. Sì. Chi è stato ucciso qui? E come? Incerto. Incerto, non si sa Non si sa come? per che cosa era stato ucciso. Queste sono prigioni. Di cosa era stato accusato? Acque. Acque. Acqua. 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 Vieni fuori. Vieni fuori. Acqua, però non so perché ho fatto il collegamento con noi che è molto, Incidente. Incidente. che è molto caldo. Pensa qui, in effetti, quando venivano Hai imprigionati. bisogno di... Ah, ok. Non gli davano acqua. Non gli dà- hai bisogno di acqua? Hai sete? Quindi volevi andare fuori, vieni fuori, Vieni è questo fuori. che volevi dirci? E incidente? Sei stato accusato per un incidente? Quindi ingiusto il tuo... Essere incarcerato? esatto, il tuo essere incarcerato? Toby è insofferente, E le risposte cominciano anche a arrivare. Ci sta il giro, Cosa? Non sono sicuro. No, il rubone veniva. Lascia che te lo mostri. Siamo tutto orecchi. Che hai sentito? Sento. Da qui? No, no, da là. Che succede? Si sente. Non senti un... No. No, sono i macchinari. Sono i macchinari. Senti? Ah sì? L'ho sentito anch'io adesso. Sono i macchinari, però. No, Lara, No, no, è di là. fuori. I macchinari sono qui. Cosa c'è lì fuori dalla porta, dalla finestra? Non so. C'è- No, no, ma è fuori. È lì. fuori. È dietro- Nell'angolo? Sì. Sei nell'angolo? Divertente. Sembra uno sbuffo. No, ma sono i macchinari. Secondo me sono i macchinari perché è troppo ripetitivo. Eh sì, è troppo... Oh, aspetta. Scusa, mi sembra... No, non sembra. Non ci dici più niente? Dicevi che ce lo volevi mostrare, come fai a mostrarcelo? Esatto. Prova a fare un rumore. Rumore. Tac. Subito. Sì. Immediatamente. Appena l'ha detto Matteo.
Puoi rifarlo? Subito, eh? Puoi fare il rumore che... Guarda il cane. Puoi fare il rumore come prima che Matteo ha chiesto? Lei. Lei? Lei. Lei chi? Siamo due donne. Sono due donne qui con noi. Però il cane è irrequieto. Sì. Sì. Ma sei vicino a me? Suora. Lei suora. Suora? Qui c'erano i frati. Che ti risulti non ci sono state suore qui, no? Non lo sai. Veniva qualche religiosa? Qui? O dalla porta della prigione vedevate qualche religiosa? Maurizio. Beh, Maurizio è un nome che ci sta. Ti chiamavi Maurizio? La torcia è 56, cioè sta perdendo... Devo tenere accesa anche questa? Nel caso. No. No, adesso tienila spenta. Tienila spenta che nel Tienila caso spenta, rimanessimo a piedi. Esatto. Ci dici qualcosa in più? Qualcosa c'è stato detto? Un incidente? Acqua. Acqua? Che volevi È uscire? stato un incidente. Ancora? Ancora. È stato Ok, è stato un incidente Benissimo. Scomodo. 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 È successo qualcosa involontariamente? E per questo sei stato incarcerato? C'entra qualcosa anche tuo Rumore. fratello? Rumore là. Là. Là ragazzi c'è un muro, è murato, c'è una porta murata. Lì hai i cartelli, si è sentito qualcosa lì. Li ascoltiamo ma ne sono quasi certo. Stavi di... Ma infatti, Come se camminassero di su. sopra, Attraverso. Sei andato di su. sei di sopra? Ma scusa, No, è un aereo. No, no, ma come Qua. se camminassero qua sopra. Dunque qua c'è... La scala La scala di dove è legno. andato lui. Sei qui che cammini dalle nostre parti? Qui sopra? Tu gli stavi chiedendo una cosa. Sì, se c'entrava qualcosa anche tuo fratello nell'incidente. Perché? Bianca. 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 Perché questa È, domanda? è stata una morte bianca? Mm. Come stai? Un po' accaldati. Piange Toby. Bene, ma siamo un po' accaldati, però anche incuriositi. Come mai questa domanda? Non... Non finisci la frase. Sapevo che qui c'è tanta roba. In quanti siete in questa prigione? C'era per caso un certo Maurizio? Le ho detto. Plausibile. L'ho detto plausibile. Quindi c'era un certo C'era Maurizio. C'è Maurizio. Ma dove abitavi, Maurizio? Chi eri? Cosa facevi? Qual era il tuo ruolo
all'interno del castello? Oppure eri un soldato, un partigiano? È particolare questa seduta. E come parlavi prima di morte bianca? Parlare. Parlare, me l'hai detto parlare. Sì, parla della morte bianca che dicevi prima. O c'entrava un fucile? È un ricordo di un documento, di una lettura, di un incidente che era successo qui in periodo di guerra, praticamente di un ragazzo che era carcerato qua e accidentalmente era stato, adesso ferito, ucciso, non mi ricordo più, e il fratello era venuto a recuperarlo. Ah, ecco perché hai E fatto quella domanda. sì, e adesso vorrei trovare Il il riferimento, storico, anche i giusto? nomi, eccetera, e contestualizzare questa cosa, perché è veramente un ricordo di un documento, di una lettura che avevo fatto riguardo a questo posto. Beh, interessante, perché comunque è uscita la parola incidente per 2 volte. È per quello che poi ho chiesto del fucile, perché era partito un colpo accidentalmente. Vedi? Ah. Vedi? Magari, cioè, se si chiamasse Maurizio sarebbe il Il colmo. colmo. Sarebbe il colmo, però il fatto dell'incidente, questo è molto interessante. Provo ad andare a fondo questa cosa e magari a se hai ritrovare modo il di Ce lo documento. farai trovarlo. sapere magari Sì. con un tuo documento che ci manderai. certo. Guardiamo. Allora, tu hai lasciato qui il Rainpod, che è qua. Non ha suonato. Cos'è? Non so. Cos'è sta roba? Perché qua suonano tutte le cose? Boh, è tutto spento, ragazzi. Ma anche a me prima ho fatto quello scherzo, non era spento. Forse è qualcosa che si sta scaricando. Ah, probabile. No, il mio è in modalità aerea. Forse si sta scaricando qualcosa, boh. Allora, stavo dicendo che Matteo qui ha voluto fissare il RAMPod, cioè ha messo il RAMPod qui, vediamo se ancora funziona, perché magari... ok. E l'ha messo davanti a questa bandiera con scritto Brigata, non riesco a leggere, Giustizia, sarà Giustizia e Libertà Romagnese, che questa con tutta probabilità è stata messa dai partigiani. Cioè, è la bandiera originale della brigata partigiana Sterzi che stava qua. Esatto. È quello che mi ha fatto più specie, più impressione, che proprio l'ha vissuta. Adesso non so se lo riuscite a vedere perché c'è la bacheca, ma c'è proprio gli stracci, i buchi. Sì, è usata ovviamente. È chiaramente che viene dal campo, ecco. Quindi Sì. questa bandiera ne ha viste veramente Di ogni. Ok, allora proprio in questo posto dove Matteo ha avuto le sensazioni che ha avuto e poi dove durante il primo Ghost Tube ci è stato detto guardaroba, e il guardaroba è qui, no? È là in alto. È là in alto, quindi è proprio qui, diciamo, ecco. E proviamo a fare un libro rosso e vediamo un po' se queste risposte possono arrivare con il libro. Allora, chiedo, c'è qualcuno qua che ci sta osservando? Androne. Androne oro. Siamo in una grande sala che era di una torre. Qui, in questo androne grosso,
C'è qualcuno? Magari nel Ah, Toby, ok. magari nel guardaroba? Bianco. Ti ripeto, c'è qualcuno qui? Magari nel guardaroba? Qualcuno che ci sta osservando? Strana. Che cosa è strana? La situazione? Sicuramente siamo le prime persone che vengono qua a in un certo modo disturbare la vostra quiete. Vi dà fastidio questa situazione strana? Accosta. Puoi essere più chiaro, per favore? Noi siamo qua vicino ad una bandiera importante della storia di questo territorio. Ci sai raccontare qualcosa di questa bandiera? Attitudine. C'è anche uno strumento che suona con un'antenna. Ti va di provare ad avvicinarti? Ti andrebbe? Inclina. Sembra che No. non vogliono, o proprio non c'è. Cosa? Come parla dell'androne? Che hai sentito? È nell'androne. Andiamo su là a fare, ci portiamo gli sgabelli. No, non mi siedo. Vuoi aprire la teca? Matteo, vuoi aprire la teca? Ma è chiusa? No, si può alzare. Ma scusa, ma Tieni un attimo. Hai sentito il rumore? Sì? Clac clac. Non ho capito se erano le... Ma Gio vi ha lasciato aperto? No, io ho chiuso. Ok. O era il riverbero dei passi sulla scala? Ma sembrava un clac clac qui, Aspetta che provo a ridiscendere. Voi ascoltate. Tieni fermo un attimino Toby. Toby stai lì. Prima si sentiva. Hai sentito un clac Tanto un clac altro clac? tac, Si è sentito un tac? Era un clac, Anche clac, adesso? clac. Sì. No, questo era il tac che ha fatto la No, scala. la scala era una cosa, il tac è stata un'altra. fallo un'altra volta. Allora c'è il piede con la ciabatta, No, prova a salire. Allora è questo, sì. Ma io li ho sentiti mentre ero lì. Sì, infatti ero qua. Cioè noi eravamo già qui, ha fatto clac sotto. Non è come adesso che le fa la scala e fa il rumore mentre sale. Eravamo già qua. noi Eravamo, quando ha sì, fatto il no, rumore là. Ancora? Ancora, no, allora sono i movimenti della scala. Chi è che mi sono messa sta Stai in silenzio. Stai ferma, cioè. C'è qualcuno? Ma è la luce? Ah sì. No, vedevo il lampadario muoversi. No, è la luce. C'è qualcuno? Toby piange. Cosa c'è?
Questo qua potrebbe essere il guardaroba, sì. Anche perché il cappello, ad esempio, Prova a mettere uno strumento tipo il K2 C'è lì. il ramp là, Sì, ricordiamocelo. sì. Ho messo Matteo. Allora ragazzi, questo potrebbe essere il guardaroba. Adesso sono io ovviamente. il cagnolino, quando ho toccato il cappello ho sentito, ma non era fuori, era di qui. Mi tenete la cosa? Mi tieni anche questa, o se no spegni una. Abbiamo toccato un cappello, il cappello di un alpino, presumo. Abbiamo dato fastidio a qualcuno? Perché abbiamo sentito un rumore, sembrava un mugugno. Niente. Toby piange. Toby piange. Mantello si muove, ma credo Ma sia c'è l'aria, preso. no, è l'aria. Chi sta dando fastidio al cagnolino? Un mugugno? Hai sentito? Sì, Precipita. l'ho sentito giù. Si è sentito così. Io prima l'ho sentito meno. Hai sentito tu? No? Aspetta un attimo. Come se è arrivato un parlo di Dio da su. Sì. E Toby piange. Toby piange. Chi c'è qua nel guardaroba? Ma che piange? Naufragio. Qualcuno cerca di parlare con noi e non riesce? O lo fa solo tramite dei mugugni delle diversi? Può essere più chiaro? Candela e accendeva. Lui piange comunque. Non gli piace star qua. Naufragio? Naufragio. Poi era a metà tra candela e accendeva. Ciccio, cosa c'è? Chi c'è sul camminamento fuori della torre? Vuole andare via Toby, non gli piace star qua. Non gli piace stare qui nel guardaroba. Vedi che tira giù per le scale? Hai sentito? Sì, ma mi sa che Sono delle scarpe. Ah, forse ok. che erano. qua. Ancora? Adesso- Qua, si è sentito. Adesso si è sentito. Si è sentito. Cioè non siamo rimbambiti, eh. Uno, ok, due. Qua. Ah. E se provassi a lasciarlo di 5 danni? Vediamo dove va Toby. Ma sentono delle voci. voci. O c'è qualcuno fuori? No, fuori non c'è nessuno. Guarda Matteo se c'è fuori Poi qui. non si sente. Si sente bisbigliare, cioè non parlottare. Sì. Adesso qua sì. Prima sembravano di qua. C'è qualcuno?
stanno usando. Sembra che stia cercando qualcosa. Qualcosa, sì. Non è che per caso è il guinzaglio che sta... Adesso sì, adesso sì. Le voci springono da lì. Però le voci sono diverse, eh? Quello sembra quasi una catenella quella di Toby, ma le voci sono voci. Trascinamento del guinzaglio. No, Non è no, quello. assolutamente no. Si sente parlare. Questo è il rumore del Questo è lui, certo. Senti. Non vuol salire, guarda. È sceso, l'hai lasciato giù e sta giù. come se cercasse qualcosa. Sì. Chi c'è? Toby, chi c'è? Senti. Ma senti? Senti. Ascolta, andiamo a vedere. Perché adesso... Eh? Io ne sento. Cazzarola? Stai qui, prova a star qui. Vabbè, adesso non sentirai perché stanno camminando loro. Però considera che il cane non sale più. Vabbè, adesso non sale perché c'è giù Simona, però. Tanto andiamo a guardare fuori. Ragazzi, allora qua, intanto che le ragazze vanno a vedere se eventualmente è entrato qualcuno, qui è dove abbiamo lasciato la Full Spectrum nel camminamento della torre. La roba lì per terra che cos'è? È una pallina. Che avevano già messo giù. Sì, sì.